Saluti, miei cari, io sono Creon del servizio magnetico. Alcuni sostengono che dovrebbe volerci più tempo, all'essere umano, che siede qui, per assimilare quell'energia, che è lo spirito. Dicono che, affinché questa energia avvolga il suo corpo, per avere una confluenza di energia, che sia notevolmente simile al sé superiore, ci vuole più tempo. E noi vi diciamo che è così che va in questa nuova energia. Ce l'avete davanti. C'è un vecchio paradigma di linearità, che vi dice di adorare e pregare a orari specifici e voi eseguite ad orari specifici. Questo è compartimentalizzare Dio, no? E se quello che è il sé superiore fosse sempre stato pronto? E se lo portaste con voi ad un livello così alto, che è diventato voi? Se ogni parola, che pronunciate provenisse da esso. Se ogni volta, che un essere umano vi guarda, aveste nei vostri occhi compassione per lui, per quello che litiga con voi, per quello che vi insulta, per l'autorità, che non gradite. Vi piacerebbe poterli guardare e vedere prima la compassione e poi placare qualsiasi altra cosa avvenga emozionalmente? Quindi, quando siedo qui, ho istruito il mio partner ad essere compassionevole con tutti e questo mi consente di entrare istantaneamente. Ed eccomi qui. È tradizione, che quando siedo in questo luogo, fornisco un riepilogo di quello che sta succedendo sul pianeta. Perciò terrò fede alla tradizione. Alcune delle cose di cui vi parlerò e di cui discuteremo le ho già dette, in precedenza e più di recente, in altri continenti. Alcune le ho dette pure in questo. Questo, comunque, diventa un riepilogo come non l'abbiamo mai fatto, in modo che possiate ascoltare insieme. Noi parliamo nell'amore. Vi diciamo le cose che stanno succedendo dalla nostra prospettiva e vi ricordiamo ciò che sono. Ma, in tutto quello che vi dirò, sottolineiamo questo: tutte le cose che stanno succedendo sul pianeta avvengono lentamente. Dovete iniziare a pensare e ad osservare in gruppi di generazioni, non semplicemente anno per anno. Cara vecchia anima, usa quella saggezza che hai raccolto durante le molte volte che sei stata su questo pianeta, proprio adesso, per poter comprendere meglio questo messaggio. Devi capire che deve passare del tempo, per il solo motivo che i bambini che verranno non avranno la medesima coscienza dei propri genitori. Dunque, voi state guardando ciò che è generazionale, ma che sta accadendo davanti a voi. Di nuovo, tutte le cose di cui parliamo oggi sono date con amore. Le predizioni che fornirò saranno basate su ciò che è più propenso ad accadere, perché è il potenziale più forte della sincronicità di coscienza sul pianeta. La coscienza viene sviluppata quotidianamente. Anche se abbiamo appena parlato di qualcosa che richiede un tempo molto, molto lungo, la coscienza cambia. Cambia radicalmente, dato che è un riflesso dell'umanesimo. Essa proietta le cose in direzioni che a volte sono veloci e altre no, perciò quelle cose che vi dirò oggi, domani potrebbero cambiare. Ma, mentre siedo su questa sedia, vi darò i potenziali più forti che ci sono. La nave potrebbe virare rapidamente e sorprendere tutti, ma le occorre ancora parecchio tempo per giungere a destinazione. Parleremo di molti argomenti, ma, prima di farlo, io sono consapevole dell'ascoltatore, sono consapevole del lettore, sono consapevole di colui che proprio ora occupa la sedia. Non siete contenti di essere venuti? Sentite l'energia che spinge verso di voi in questa stanza e vi prepara per un messaggio, che è bellissimo, che si congratula con voi per le cose più difficili che abbiate mai fatto? Perché quasi tutti qui hanno più di 11 anni. Avevate una scelta? Al vento di nascita è il nome che Creon dà al momento in cui stiamo per entrare sul pianeta. Noi vi abbiamo guardato e abbiamo detto: l'Armageddon incombe. Da un'occhiata. Non c'era niente, quando veniste su questo pianeta, che vi desse la minima speranza che, nel 2011, sareste stati seduti al sicuro su una sedia. Niente.
I vostri padri e i padri dei vostri padri hanno patito le guerre e le conquiste su questo e su altri continenti, e l'odio dell'uomo verso l'uomo era grande come lo è sempre stato. Non c'erano segnali che la cosa sarebbe mai migliorata. Eppure voi veniste ugualmente, perché c'era il potenziale di ciò che ora ha effettivamente avuto luogo. Nel 1987 una convergenza armonica spinse letteralmente la coscienza in un luogo che non vi aspettavate, poi tutto cambiò. Anche prima di quella, le cose si stavano preparando al cambiamento. Ma non quando nasceste voi. E così, non solo vedo vecchie anime qui in sala, ma sto parlando anche a molte di loro che ascoltano con le loro orecchie più tardi, nel vostro tempo, e leggono queste parole più tardi, nel vostro tempo. Sto parlando a vecchie anime coraggiose. Perché su di voi incombeva l'idea di un confronto, un Armageddon, una guerra nucleare e voi lo sapevate, quando accettaste di venire. L'ho rivisto così tante volte. Poi l'Unione Sovietica cadde da sé. E allora così tante cose, che non vi aspettavate. Gaia e le vecchie dicerie, ecco dove siete oggi. Parliamo per prima cosa di Gaia e, se dobbiamo parlare di Gaia, dobbiamo parlare delle cospirazioni. Perciò adesso parliamo di quelle cose credute non necessariamente dalle vecchie anime presenti in sala, ma da alcune di quelle che ascolteranno e leggeranno. Si dice che tutti questi cambiamenti sul pianeta siano in preparazione di qualcosa di orribile e molti ne hanno parlato e alcuni l'hanno anche profetizzato e canalizzato. La Terra interromperà la sua rotazione per 3 giorni e poi riprenderà. Ah, qualcuno dice che la Terra si capovolgerà, che il sud diventerà il nord e il nord diventerà il sud. E poi ci sono altri che dicono ancor prima che questo accada, ci saranno navi che chiamerete dallo spazio per venire a prendervi. Naturalmente, non tutti quanti, solo qualcuno. Allora, parliamo di questo e mettiamolo via una volta per tutte. È ora della responsabilità spirituale. Potete credere a queste cose, se lo desiderate, perché forse sono state canalizzate e magari, in quel momento, vi sembravano buone. Ma parliamo della realtà di queste cose. Prima profezia: se la Terra si capovolge, sono tutti morti. Gli oceani schizzano nello spazio, tutta la vita cessa di esistere e il pianeta diventa una roccia incandescente. Vi piace fin qui? Seconda profezia: la Terra smette di ruotare per 3 giorni. Dunque, all'equatore viaggiate approssimativamente a 1000 miglia orarie. Si ferma tutto. Di nuovo, se si ferma all'improvviso, tutto quanto schizza via nello spazio, compresi gli oceani e l'atmosfera, e tutta la vita è terminata. A proposito, non importa quando comincerà a ruotare di nuovo, sono morti tutti. Quindi il ricomincia dopo 3 giorni è opinabile. Cosa ve ne pare, fin qui? Se cominciate a usare il discernimento spirituale e prendete quello che è stato detto dagli antichi e dalle recenti canalizzazioni, quelle profezie vi suonano come il futuro della Terra? È per quello che siete seduti su queste sedie o state ascoltando questa canalizzazione? È questo l'amore di Dio al suo meglio? Pensate davvero di essere nati per poi morire in questo modo? Noi vi diciamo: è tempo di sentire l'amore di Dio. Il dottore sa qualcosa e ne discute di rado. Parla del dottor T.O.D. di Avocaitis, in sala. Anche gli astronomi sanno qualcosa e non ne parlano. Ovunque essi guardino, nell'universo, c'è una confluenza di energia, che è creativa e benevolente. Gli astronomi definiscono questo attributo di segno intelligente. Statisticamente, doveva esserci qualcuno a progettare tutto questo, dicono. È troppo bello e contro le probabilità, è troppo considerevole. È fuori dalle possibilità della casualità? Chiedeteglielo. Verificate. Il dottore ha un'invenzione quantica e, ovunque la punti, essa cura. Quante probabilità ci sono? Perché dovrebbe essere così? Solo perché è un'energia quantica, non significa che sia sempre giusta, no? L'energia quantica, in fisica, è sempre benevola? Se lo è, questo vi dice che c'è qualcosa nell'energia creatrice,
che è quantico, e che sa chi siete. C'è un'intelligenza coinvolta nell'energia innata della fisica, che è propensa alla vita. Pensateci. Quindi, in quelle profezie, pensate per un momento, che tutta la creazione sulla Terra arriverà ad un crollo, che la ferma? Oh, a proposito, parliamo delle astronavi, che verranno a prendervi. È ora, che vediate tutta quella mitologia per ciò che è. Ogni singola cultura, attraverso le epoche, ha avuto una sorta di piano di salvataggio. E, sia che i maestri dovessero arrivare a prendervi e tirarvi su dalle vostre sedie, sia che venissero a prendervi le astronavi, lo scenario è sempre lo stesso. Guardatelo per quello che è. La mitologia, che dice che non siete buoni, che la terra sarà distrutta e che dovete essere salvati. Vedete lo schema? È con voi oggi, nei moderni sistemi di credo ed era anche con gli antichi. È un attributo totalmente a base umana e deriva dalla paura. Quindi, è il momento, che capiate che questa è la mitologia di un'energia vecchia. La verità è che state salvando voi stessi ogni singolo giorno, perché state cambiando la coscienza di questa terra e seminando i semi della pace sulla terra, che i vostri figli, e i figli dei vostri figli, potranno vedere realmente e a cui potranno prendere parte. Voi oggi sedete sulle sedie sapendo questo. È tempo di vedere le cose per quello che sono. A tutti coloro coinvolti in tutte queste cospirazioni noi piangiamo per voi, perché alcune di voi sono anime vecchie. Oh, guardate che cosa potreste fare, invece di andare in cerca della catastrofe. È ora di smettere, di volgere lo sguardo sul vostro sé superiore e di usare la vostra compassione per le migliaia di senza tetto. Questo aiuta il pianeta. Volgete gli occhi su coloro che hanno perso la propria famiglia in quest'ultimo mese o giù di lì. Quello aiuta il pianeta. La paura non aiuta niente. La compassione crea energia quantica. La paura crea oscurità. Gli illuminati oggi. C'è di più. Parliamo dell'elefante nella stanza. Ci sono molti operatori di luce, che avvertono ancora la presenza di un gruppo di potenze finanziarie, chiamatele come volete, illuminati è il nome più comune, che si suppone stiano controllando tutto. Per coloro che la pensano in questo modo, tutti i mercati finanziari sono controllati. Tutti i governi sono controllati. Le elezioni sono controllate e tutto il denaro della terra è controllato. Allora, adesso vi chiederemo di usare un po' di logica spirituale. Se esiste ancora oggi una simile organizzazione, con quel tipo di potere, che controlla tutto, stanno facendo un pessimo lavoro. Perché il modo in cui essi fanno soldi è nella stabilità, non nel caos. Qualcuno dirà: oh, no, 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 fanno soldi vendendo armi. No, non è vero. Lo fanno gli umani normali. Sapete come fanno la maggior parte del loro denaro? Scambio di denaro. Spedizioni. Tutte le cose, che devono esserci in un'economia stabile. Se stanno controllando le cose, stanno sbagliando. Sapete come si fa a capire quando c'è controllo su un mercato azionario? Perché si muove poco. È sempre lo stesso, con piccoli aggiustamenti per dare beneficio a chi controlla. Va un po' su e un po' giù, proprio come ai tempi di vostro padre e di suo padre. E, quando crolla, crolla alla grande. E poi risale molto, molto lentamente. Questo è indice di un mercato controllato, in cui si perde l'equilibrio e non si può sostenere il controllo, per cui crolla. Così, quando questo avviene, c'è un'economia stabile e grandi quantità di denaro, che vengono introdotte e tolte molto gradualmente, di proposito, in modo da creare le oscillazioni desiderate. Ma mai troppo, né troppo poco per mantenerlo stabile. Ora, perché non tracciate la curva di come è stato recentemente il vostro mercato azionario? Poi date un'occhiata alle curve. Vi sembra davvero che qualcuno lo stia controllando? Un centinaio di punti qui, un centinaio di punti là e nessuno sa che cosa farà, perché non è più controllato. Dovete cominciare a usare la logica spirituale per queste cose, e vedere la verità.
Una delle cose peggiori che sia mai successa agli Illuminati fu l'Unione Europea, perché quell'idea portò via gli scambi di denaro. Stanno per farlo in Sud America, nella prossima generazione. Guardate, perché ci stanno pensando adesso, proprio mentre parlo. Cryon.